Il 20 maggio 1973, nel circuito di Monza, Renzo Pasolini e Jarno Saarinen muoiono in un incidente. Oggi, a 50 anni dalla loro morte, il nuovo motoclub Renzo Pasolini a Rimini organizza una mostra, ma è una mostra che non celebra la morte dei piloti, bensì la loro vita, le gesta, il coraggio e anche la simpatia, e insieme a loro celebra anche tutto un mondo, il mondo dei motori, che in questi 50 anni si è sviluppato, si è evoluto ed è arrivato oggi fino a noi, perché ragazzi, siamo nella terra dei motori. Quella di fronte a me è una delle moto più importanti di Renzo Pasolini. Segna il passaggio, il ritorno dopo l'esperienza della Benelli alla casa di Varese, di Schiranna. È una moto che è anche un emblema di un periodo, di un'epoca, ed è l'emblema di questa terra e della passione che pervade questa terra per la motocicletta. L'abbiamo scelta perché proprio dietro le nostre spalle, sulla rotonda del Grand Hotel, si svolgeva una delle gare più importanti di quella che veniva chiamata la mototemporada romagnola. Segnava l'inizio della stagione estiva, segnava il connubio, l'intreccio tra la passione, il voler guidare le corse, i piloti con il prodotto turistico, l'industria turistica. Dopo la mototemporada, agli inizi degli anni 90, un nuovo miracolo. Le piste di go-kart si trasformano in piste per minimoto. Ed è qui, in un connubio tra turismo e passione, che crescono i nuovi campioni che oggi corrono alla MotoGP. Allora abbiamo pensato di partire proprio da qui, da Rimini, per andare alla scoperta della terra dei motori e andando a scoprire i diversi luoghi, i diversi paesi dove sono nati e cresciuti i nostri ragazzi, quelli che stanno facendo la storia della MotoGP. Da Rimini, che vede nelle sue punte massime Bastianini e Bezzecchi, per poi arrivare a Coriano, la Coriano del SIC. Lì è rimasta una forte impronta, nonostante siano passati ormai 13 anni dal tragico incidente che ce l'ha portato via. Però il SIC Simoncelli, proprio per quello che ha saputo incarnare, e rimane nel cuore di tutti gli appassionati di moto. Si scende poi lungo le strade della campagna e della collina corianese per arrivare al Tempio. Il Tempio è il circuito di Misano, che proprio a Marco Simoncelli è stato dedicato. Si chiamava Santa Monica, e Santa Monica dal nome della località dove nel 1972 è nato il circuito. È nato dopo che le gare stradali per gli incidenti mortali che avevano visto purtroppo scomparire grandi campioni, era stato nel giro di brevissimo costruito, era stata inaugurata la presenza di Enzo Ferrari. Misano
la Riccione di Pasini, la Cattolica di Antonelli, per poi salire verso quella straordinaria strada bellissima che è la Panoramica, per salire fino a Gabice e toccare i borghi medievali di Casteldimezzo e di Fiorenzuola. Di lì scendiamo per arrivare al castello di Gradara, che ha visto l'amore di Paolo e Francesca, e di lì naturalmente Tavuglia, il ranch. Ecco quindi il ranch, che vedendolo dall'alto sembra quasi di vedere le linee di Nazca, e poi subito dopo Tavuglia, un borgo medievale malatestiano che è salito agli allori mondiali grazie a Valentino Rossi, che qui è nato e qui ne ha fatto la storia. Ecco, di qui andiamo per risalire poi verso Saludecio, la Saludecio che ha visto nascere Andrea Migno, Zacconi. Ci addentriamo nel cuore della nostra Romagna. Ecco allora che andiamo a scoprire le grotte di Mondaino, dove non solo c'è questa piazza stupenda d'anfiteatro, ma ci sono dei luoghi dove nasce e si forma un formaggio straordinario, un formaggio di fossa. Benvenuti a Mondaino. E il mio compito invece è quello di farvi capire l'importanza del luogo in cui siete arrivati oggi, perché vi trovate in un antico frantoio da olio del 1500 che i frati gesuiti hanno costruito su una piazzetta d'armi, e su questa piazzetta d'armi erano state scavate 3 grandi fosse, perché durante le battaglie negli assedii dei saccheggi sotto la piazza nascondevano le provviste, granaglie, magari formaggi. Si ricostruiva il selciato originale della piazzetta su cui siete e si sperava che il saccheggiatore di turno non si accorgesse di queste casseforti. E così, nascondendo il formaggio per caso, è nata poi la tradizione del formaggio di fossa, in questo caso romagnolo. Prendendola bella larga, seguendo un po' tutte le strade più nascoste e più intime, ci addentriamo dentro un territorio che è veramente unico e straordinario, ad esempio Tavoleto, e poi per arrivare a Monte Cerignon, dove aveva trovato il proprio buon ritiro un artista come Umberto Eco, e poi salire fino al monte di Carpegna, il passo della Cantoniera. Sulla sinistra ci sono 2 formazioni rocciose uniche che addirittura milioni e milioni di anni fa si trovavano sul Tirreno e sono scivolate lungo un mare d'argilla fino a noi. Sono il Sasso di Simone e il Sasso di Simoncello. Ecco che di qui, dal passo della Cantoniera, si scende a Pennabilli. Penna e Billi, la città dove probabilmente è nata la famiglia dei Malatesta, ma che è stata arricchita dall'opera di un poeta unico e visionario come Tonino Guerra. I suoi luoghi, le sue opere ne fanno un posto veramente unico. È bello se puoi arrivare in un posto dove trovi te stesso. Tonino Guerra li chiamava piccoli suggerimenti poetici che ci possono tenere compagnia. Di notte un'anima bianca che dorme tranquilla e di giorno i pensieri dei visitatori scivolano via con l'acqua. Marecchia lì di sotto è un altro luogo come Sant'Agata Feltre che si abbraccia ancora ad una rocca straordinaria come la Rocca del Fregoso, progettata per Federico d'Urbino da Francesco di Giorgio Martini. E di lì ancora monti, stradine, e ridiscendiamo lungo un affluente del Marecchia, il Senatello. Casteldelci, che ricorda Uguccione della Fagiola, raccontato da Dante, e poi su fino a Balte, fino a Verghereto, e sprofondate in delle formazioni d'argilla molto particolari che ne fanno con
con i loro colori e le loro forme un paesaggio unico, ma subito sotto c'è Bagno di Romagna, un luogo con le proprie terme veramente unico dove fermarsi e riposare. Poco distante e poi c'è Sarsina. Sarsina non è certo una novità, solo visitandone il museo e le ricchezze che sono state trovate nel corso degli scavi archeologici ci si rende conto di che bellezza e di che importanza doveva avere lungo la vallata del Savio. È ora di tornare verso casa, puntiamo verso Perticara, non solo perché è bella, perché è stata uno dei luoghi con la sua miniera di zolfo più importante di tutta la vallata, ma soprattutto perché ha una strada assolutamente affascinante per essere capace di proiettarti nel vuoto e nel nulla. Sogliano, anche lì con le fosse e col suo formaggio di fosse. Poco distante San Giovanni in Galilea, di cui era passato anche Garibaldi nella sua fuga dalla Repubblica Romana, ma è un luogo dove si può ammirare un paesaggio straordinario dalla sua terrazza. È il momento di scendere, Masrola, Toriana. Anche qui la rocca domina la valle del Marecchia e insieme a Verucchio, che è proprio dall'altra parte del fiume, racconta una storia antica e millenaria. Questa nasce come struttura militare e assolverà questa funzione per quasi tutto il corso della sua vita. Come la vedete oggi nelle forme attuali è una struttura cinquecentesca però, quindi ha subito molte modifiche, basta vedere anche tutte le finestre murate. L'antica è una torre di avvistamento che dovrebbe essere datata intorno alla metà del 1100. Intorno a quella torre si sviluppa tutto il resto, però in fasi successive. Davanti a noi c'è San Marino. San Marino, anche questo, è una cresta calcarea che si erge sul mare con le sue tre penne. È una visita in quella che viene definita la più antica repubblica del mondo, non è assolutamente da mancare. È il momento di chiudere questo giro lungo quasi 400 km e puntare giù verso il mare, ma seguendo la costa e ancora queste stradine piccole che ci portano a Montescudo, e per poi scendere di nuovo verso Coriano e finire il nostro viaggio di nuovo nel tempio della velocità da cui tutto è nato, il circuito Marco Simoncelli. Quanto ha contato questa regione, le sue colline, il suo territorio, la sua gente, nel tuo amore per la motocicletta? Ma allora diciamo che è stato fondamentale, non importante, perché comunque qua abbiamo tantissime piste, c'è tantissima passione per le moto, ma in generale proprio per i motori, nel senso basta che ci sia un motore e delle ruote e qua siamo contenti. Spostandomi 20 anni fa dalla Puglia è soprattutto perché avevo un sogno da bambino, quello di fare il pilota, e qual è l'aria migliore che questa, che è la terra dei motori. E la Puglia è una bellissima terra, ma non sicuro c'è la cultura che c'è qui per i motori. Io sono romagnolo, sono felicissimo di essere romagnolo perché abitiamo in una terra fantastica e ho avuto la fortuna di crescere qui, dove respiriamo gas di scarico da quando siamo nella culla, ed è veramente fantastico perché comunque sin da piccolo mi ricordo mio papà, quando doveva uscire con gli amici a bere una birra, andava al bar del circuito e mi lasciava a me girare come tutti gli altri genitori, quindi siamo cresciuti con i motori al posto che con la bicicletta o con gli giocattoli. Per me questa zona Emilia Romagna, soprattutto Riccione, Limini, Cattolica, Cogliano, mi dà molto energia quando rientro, soprattutto anche dopo la gara. Magari fai una brutta domenica, torno a casa mia, mi dà quella emozione o
energie che vorrei di fare bene in prossima gara, perché la gente qui che abitano tutti seguono motociclisti e amano moto mondiale, soprattutto la moto, loro piacciono andare alla moto in giro, quindi mi danno questa energia che lo faremo bene anche per i miei amici, chi conosco attorno di me. Terminiamo il nostro viaggio per rientrare a Rimini dentro le sale della mostra. Se vi è piaciuto il nostro racconto, iscrivetevi al nostro canale, mettete un like e cliccate sulla campanellina, così rimarrete con noi anche per i prossimi viaggi. Ciao a tutti!